Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. It's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Ecco, l'uomo che avete visto non ha bisogno di presentazioni, presumo, no? È Bill Gates, genio, miliardario, filantropo, ultimamente anche youtuber e, vabbè, non proprio un playboy. Insomma, non sarà Iron Man, ma è il fondatore di Microsoft, una delle compagnie più grandi in circolazione, ed è il nono uomo più ricco del pianeta, ma tenete conto che dal 1991 al 2021 è stato sempre all'apice della classifica, con un patrimonio stimato di 130 miliardi di dollari. Fino ad ora ne ha donati in beneficenza quasi 60 di miliardi, non di dollari, alla Bill and Melinda Gates Foundation, che è la seconda fondazione non a scopo di lucro più grande del mondo, e ha intenzione di liberarsi di tutta la sua ricchezza. Lei non sembra poi così ricco. Non badi al taglio dei capelli, sono scandalosamente ricco. Fatti una risata, guarda che caschetto, Marge. E a quanto pare è anche un indovino, dato che aveva previsto la pandemia già nel 2015, pensate. Il dubbio è: l'aveva prevista o sapeva che ci sarebbe stata? Nel 2019 il John Hopkins Center for Health Security ha ospitato una conferenza molto particolare, chiamata Event 201. Si trattava più che altro di una esercitazione, una simulazione per capire come avremmo potuto affrontare un'epidemia scatenata da un ipotetico coronavirus passato dai pipistrelli all'uomo tramite i maiali. Ebbene, la Fondazione Gates era partner dell'evento in questione e, non a caso, dopo lo scoppio della pandemia, il padre di Microsoft si è schierato in prima linea per sviluppare un vaccino contro il Covid-19. E quindi basta fare 2 più 2, no? È stato Gates in persona a creare e diffondere il virus. Poi ha ideato un vaccino tramite il quale voleva impiantare nei corpi degli esseri umani dei microchip capaci di controllare la mente con l'ausilio del 5G. E poi quei vaccini miravano a risolvere la sovrappopolazione, dunque a uccidere le persone di troppo, con la collaborazione diretta del Partito Comunista Cinese. Non ci sarebbe bisogno di dirvelo, ma ovviamente questa è una teoria del complotto, diffusa tra l'altro da QAnon, o come si dice, e anche abbastanza creativa, c'è da riconoscerlo. Well, definitely the presence of social media plus a pandemic is a combination that's never been tried before. Bill Gates, lo sa bene anche lui, non è certo l'ultimo degli arrivati nel club dei complotti. Gli hanno dato del rettiliano, è stato definito un illuminato, un massone, nonché un sociopatico e un maniaco del controllo che, grazie alla sua fama da pioniere del tech e ai suoi miliardi, sta investendo in settori che non gli competono per assumere ancora più influenza a livello globale. Per i suoi sostenitori, invece, Gates è un benefattore, quasi un imprenditore filosofo, che ha salvato milioni di vite, che la sa lunga su come va il mondo e per questo è anche un acuto investitore. Dunque dov'è che sta la verità? A costo di deludere qualcuno, lasciate che lo dica subito, non nei complotti. What is my problem? Ma c'è qualcosa di vero e tangibile nelle critiche che gli vengono mosse? O è soltanto, che ne so, l'invidia? La risposta, come potete notare dalla durata di questo video, è abbastanza complessa. Prima di tutto, però, vorrei introdurvi lo sponsor che ha permesso la realizzazione di questo video, che è Scalable Capital. Scalable è un broker tedesco regolamentato, uno dei più sicuri sul mercato, con ormai più di 1 milione di utenti all'attivo. Con Scalable abbiamo anche realizzato un podcast che si chiama Vile Denaro, che potete ascoltare su tutte le principali piattaforme. Il primo episodio è già disponibile e questa serie ci accompagnerà per un anno intero, per una volta al mese. Ma tornando a Scalable, tramite la sua app potrete creare il vostro portafoglio di investimento personalizzato, adattarlo alle vostre esigenze e agli andamenti del mercato, e così contrastare l'inflazione che rosicchia i risparmi che rimangono a marcire in banca. E per investire non dovete essere per forza un miliardario come Bill Gates, potrete scegliere tra una vasta gamma di azioni, ETF, fondi e materie prime, e quindi anche le azioni Microsoft, che è una tra le aziende più redditizie al mondo. E potete iniziare a investire con pochi click, a costi che sono pari a 1/10 di quelli proposti dai principali istituti bancari. Per di più, grazie alla funzionalità Insights, potrete valutare il grado di diversificazione del vostro portafoglio, di modo da rendervi conto di rischi e opportunità e risolvere tutto in un attimo senza ricorrere a costose consulenze. Con l'app di Scalable poi potete anche impostare facilmente i piani di accumulo ricorrenti, partendo anche da solo €1. Non dovrete inserire l'importo scelto ogni volta, basta scegliere una cifra, impostare il giorno del versamento, l'azione o l'ETF su cui volete investire e a quel punto il prelievo
prelievo avverrà automaticamente. Inoltre i clienti che aprono un conto Prime Plus entro il 30 giugno ricevono il 4% di interessi sulla liquidità non investita fino a 100.000 euro per 4 mesi e poi del 2,6% sempre senza vincoli. Nel link in descrizione trovate l'offerta per iniziare a investire e a risparmiare per davvero. Partiamo da un assunto fondamentale, forse non tutti lo sanno, ma Bill Gates non è esattamente un self-made man. Il suo nome completo è William Henry Gates III. Suo padre si chiamava William Henry Gates II ed era un noto avvocato di Seattle e membro di camere di commercio e varie organizzazioni filantropiche. Sua madre, Mary Maxwell, invece, era una banchiera, nonché presidentessa della United Way, al tempo la più grande organizzazione filantropica degli Stati Uniti. Non per fargliene una colpa, naturalmente, ma sin da ragazzino ebbe l'occasione di frequentare una scuola privata, la Lakeside, dotata tra l'altro dei primi personal computer dell'epoca, che a quanto pare Gates si divertiva ad hackerare. Difatti non c'è dubbio che fosse un portento dell'informatica. Imparò a scrivere codici e a soli 13 anni creò il suo primo software. La passione per il computer lo portò a spendere giornate intere di fronte a uno schermo, fianco a fianco del suo migliore amico, Paul Allen. Insieme a lui, nel 72, a 17 anni, Gates creò Trafo Data, in sostanza un dispositivo in grado di analizzare i dati raccolti dai contatori del traffico di Seattle. Trafo Data non fu chissà quale successone. Gates si iscrisse ad Harvard, ma come immagino saprete, lasciò gli studi. Lo fece nel 1975, quando lui e Allen fondarono Microsoft. Inizialmente Microsoft sviluppò un interprete, cioè un programma che, perdonate la definizione profana e semplicistica, esegue il codice di un software in modo che il computer, l'hardware, possa leggerlo. Il vero successo però arrivò nell'81, quando Gates e Allen crearono il sistema operativo del personal computer dell'IBM. You're called a genius, and I will. Well, no, I don't think that embarrassed you at all. They call you a genius. Part of your genius is that you are a computer whiz, and the other is that you did have the business acumen to turn it into a working company. Are you a business genius too? Well, I wouldn't say genius. I enjoy working with the people, talking about what we're going to get done, getting real excited, making sure that the structure is there, that the ideas get measured properly, and really leading the company. That's exciting. Nell'85 fu il turno dell'interfaccia grafica Windows, poi nel 90 del pacchetto Office e nel 95 della prima versione di Internet Explorer. Oggi non siamo qui a parlare nello specifico di Microsoft, ma vale la pena presentarvi qualche dato. Oggi il 70% dei computer in circolazione sul mercato utilizza sistemi operativi Microsoft. Ma negli anni 90 e agli inizi degli anni 2000 questa percentuale era ancora più alta, anche vicina al 90%. Non a caso, nel 98, il governo degli Stati Uniti accusò Microsoft di impiegare pratiche monopolistiche e nel 2001 il colosso dell'informatica fu costretto a rendere più semplice per i suoi concorrenti integrare i loro software in Windows. Un anno prima, Gates aveva rinunciato al suo ruolo di CEO dopo ben 25 anni e passato il testimone a Steve Ballmer, suo ex compagno di Harvard, nonché già presidente dell'azienda. E vi chiederete, come mai? Probabilmente riteneva che Microsoft avesse raggiunto un livello tale da poter sopravvivere senza di lui, anche se comunque nell'azienda alla fine ci è rimasto, non più in veste di CEO, ma di capo architetto software. In alternativa è plausibile che in fin dei conti un patrimonio di 80 miliardi di dollari che l'aveva reso l'uomo più ricco e il miliardario più giovane del mondo bastasse e avanzasse. Possiamo però avanzare un'altra ipotesi, e cioè che Gates volesse cambiare vita. Mi spiego meglio. Nel corso dei suoi anni da CEO a Microsoft, Gates non è stato esente da critiche. Su di lui si è detto che fosse letteralmente un bullo iracondo, che inviasse mail al vetriolo ai suoi dipendenti nel pieno della notte e li tenesse costantemente sott'occhio. Ancora, Paul Allen, che nell'83 fu costretto a lasciare il lavoro a tempo pieno a Microsoft per via di un linfoma, racconta che Gates provò a estrometterlo dal CDA dell'azienda. In molti hanno poi evidenziato la sua rivalità / amicizia con Steve Jobs e il fatto che Microsoft fosse stata citata in giudizio da Apple per una presunta violazione del copyright. But what's the greatest misunderstanding between your relationship and about each other? We've kept our marriage secret for over a decade now. So Steve had a very different set of skills than I did. He was, believed in revolutionary ways of using computers, but, not
kind of an engineer approach, more of a design approach. Dal 2000 in poi Gates si è gradualmente allontanato da Microsoft, tanto che nel 2008 ha optato per rimanere nel solo consiglio di amministrazione, che ha infine abbandonato definitivamente nel 2020. In questo periodo abbiamo assistito all'ascesa di un altro Bill Gates, non più il giovane impulsivo investitore un po' nerd, ma un uomo maturo, pacato e saggio. Come tutti è diventato adulto, per fortuna, e il suo passaggio alla mezza età è andato di pari passo con la sua affermazione come filantropo e con la nascita della sua fondazione. La Bill e Melinda Gates Foundation iniziò a operare proprio nel 2000 e ancora oggi riceve donazioni da una serie di benefattori, tra cui spicca l'investitore e imprenditore Warren Buffett, l'ottavo uomo più ricco del mondo con quasi 40 miliardi di dollari devoluti alla fondazione dal 2006. Tutte le donazioni sono esentasse poiché la fondazione Gates è un ente caritatevole che direziona milioni di dollari verso organizzazioni e progetti a sua scelta, secondo criteri ben precisi. Gates e sua moglie, Melinda French, avevano infatti in mente di fare grandi cose: eradicare la povertà estrema, migliorare le condizioni sanitarie del pianeta e rafforzare i sistemi educativi e le opportunità lavorative, il tutto nei paesi poveri e in via di sviluppo. This is a container of human feces. I want to talk to you today about toilets. In rich countries, you just take the toilet for granted. We can't build that for everyone in the world. Some of the poorest, their toilet may look like this, a pit latrine. The waste here is not processed. It's still going to get out into the community. They smell terrible. Del resto, come sosteneva Melinda Gates nel 2014, rendiamo il futuro sostenibile quando investiamo nei poveri, non quando insistiamo sulla loro sofferenza. E ad ogni modo non si può dire che la fondazione non abbia ottenuto risultati specialmente nell'ambito sanitario. Sono degni di nota gli sforzi contro AIDS, malaria, tubercolosi e soprattutto poliomielite, considerata vicina all'eradicazione totale a livello globale. Nel 2000 la fondazione Gates ha contribuito alla nascita dell'Alleanza Globale per i vaccini e l'immunizzazione, meglio nota come Gavi, che in parole povere negozia il prezzo dei vaccini in favore dei paesi economicamente svantaggiati. Nel 2007 la fondazione è stata principalmente finanziatrice dell'Institute of Health Metrics and Evaluation, un centro di ricerca che mette a disposizione del mondo dati statistici riguardo ai problemi di salute della popolazione globale e valuta le strategie per combatterli. Abbiamo poi la CEPI, acronimo di Coalizione per le innovazioni nella preparazione alle epidemie, fondata nel 2017 con l'aiuto di India, Norvegia, Unione Europea e Wellcome Trust, il terzo ente di beneficenza più grande del pianeta. La fondazione Gates non è soltanto uno dei principali finanziatori della sanità mondiale, ma è anche un importante policy maker del settore. Avete presente l'Organizzazione Mondiale della Sanità? Ecco, l'OMS, in qualità di agenzia ONU, viene finanziata da 194 stati membri tramite una quota associativa, ma la stragrande maggioranza dei fondi deriva dai contributi volontari degli stati stessi o di associazioni varie. In questo caso l'OMS non può usare i fondi a sua discrezione, deve seguire le direttive di chi dona, dunque investire il denaro in progetti specifici. Ora, di questi contributi volontari soltanto il 20% proviene dagli stati, mentre l'80% lo forniscono le associazioni. Ebbene, i contributi della Fondazione Gates ammontano all'88% del totale donato finora dagli enti filantropici all'OMS. In altre parole, è stata spesso la Fondazione Gates a indirizzare gli sforzi dell'OMS verso questa o quell'altra malattia, come nel caso della poliomielite. Infatti, Politico ha definito ironicamente Bill Gates il dottore più potente del mondo. C'è un solo piccolissimo dettaglio, e cioè, per quanto ne sappiamo, Gates ha dedicato la sua vita all'informatica e non alla medicina. C'è chi sostiene che la fondazione Gates eserciti un'influenza esagerata sulla sanità mondiale e che questo l'abbia portata a finanziarla male, o meglio, nella maniera sbagliata. La fondazione avrebbe deviato gli sforzi dell'OMS da altre sfide non meno importanti, come diabete e tumori, ed enfatizzato ad esempio l'eradicazione della poliomielite rispetto ad altre malattie con maggiore incidenza, pur di ottenere maggiori fondi. Ecco, l'impatto della fondazione Gates sulla sanità globale è difficile da valutare obiettivamente, anche perché ha sempre preferito investire nei dispositivi di cura, dispensando denaro, piuttosto che nel rafforzamento dei sistemi sanitari preposti a distribuirli. In casi simili, i paesi più poveri rischiano di diventare dipendenti dagli aiuti umanitari, favorendo la corruzione e impedendo a quegli stessi paesi di svilupparsi. Si tratta di una tesi che l'economista di origini zambiane Dambisa Moyo ha sostenuto nel 2009 nel suo libro Dead Aid e che non è passata inosservata ai vigili occhi di Gates. It depends on your value system. Over the last 20 years, the number of children
who die in Africa every year has been cut in half. It's largely due to vaccines and the aid programs that have been there in Africa. Having children not die is not creating a dependency. Having children not be so sick they can't go to school, not having enough nutrition so their brains don't develop, that is not a dependency. That's an evil thing. And books like that they're promoting evil. Comunque nessuna critica ha tolto a Gates lo scettro di esperto di medicina. Le previsioni della pandemia nel 2015 e la fondazione del CEPI nel 2017 per prepararsi a eventi simili hanno contribuito a rendere Gates una delle figure di riferimento nella lotta al Covid-19, tanto che a inizio 2020 si è persino lanciato nella scrittura di un articolo per il New England Journal of Medicine, una delle riviste scientifiche più prestigiose del pianeta. But here with coronavirus, it's quite fatal. And quite transmissible. So it's the nightmare that we've been talking about for a long time. And sadly, a very small percentage what we should have done, where we would have diagnostics very quickly, drugs very quickly, and a vaccine far more rapidly. Difatti, immediatamente dopo lo scoppio della pandemia, la fondazione Gates ha investito in 2 compagnie farmaceutiche, Gilead e CureVac, per mettere sul mercato il prima possibile un vaccino contro il Covid-19. Contestualmente, stando a quanto rivelato da un'indagine congiunta di Politico e Welt, Fondazione Gates, Gavi, CEPI e Wellcome Trust hanno praticato attività di lobbying in Europa e Stati Uniti al fine di velocizzare la lotta alla pandemia. Come riporta Politico, il lobbying è stato possibile grazie a una serie di ex funzionari di OMS, Unione Europea e del governo statunitense, che sono stati assunti in una di queste organizzazioni. E qui chiariamoci, non ci sarebbero troppi problemi da questo punto di vista, viva la rapidità, se non fosse che, per carità, anche proprio a causa dell'emergenza, ma tutto quanto è accaduto in fretta e senza controlli o senza valutazioni. Convinte le autorità internazionali, Fondazione Gates, Gavi, CEPI e Wellcome Trust hanno donato complessivamente all'OMS 1,4 miliardi di dollari. Questi servivano a finanziare l'iniziativa ACT-A, Access to COVID-19 Tools Accelerator, da cui è nato il ben più noto COVAX, il programma che ha fornito vaccini ai paesi a basso reddito con la collaborazione congiunta di Gavi, CEPI e UNICEF. Alla fine COVAX è stato un mezzo fallimento, ha fatto sì che 1 miliardo di persone potesse vaccinarsi in 144 paesi, ma inizialmente mirava a immunizzarne 2 miliardi. Quindi, cosa è andato storto? Sin dall'inizio COVAX non si è dimostrata esclusivamente un'azione caritatevole. Per cominciare, in totale, secondo Politico, Fondazione Gates, Gavi e CEPI avrebbero investito nei vaccini quasi 10 miliardi di dollari. Difficile credere che questo denaro sia stato sborsato senza direttive da parte della Fondazione Gates, dato che Gavi e CEPI sono una sua diretta espressione. Di questi 10 miliardi, 449 milioni sono andati all'Università di Oxford, che è stata tra le prime a brevettare un possibile vaccino, nonché a parlare della possibilità di divulgare il proprio brevetto, così che chiunque potesse iniziare a produrlo e distribuirlo. Poi l'università ha cambiato completamente idea. Bloomberg riporta che sarebbe stato lo stesso Bill Gates a spingere il team di Oxford a stringere un accordo di esclusività con il gigante farmaceutico AstraZeneca. In questo modo la società anglo-svedese ha potuto produrre e distribuire il suo vaccino non solo nell'ambito di COVAX, ma anche nel cosiddetto nord del mondo. Stretto l'accordo, CEPI e Gavi hanno direzionato 750 milioni di dollari ad AstraZeneca. Di converso, la compagnia farmaceutica ha appaltato la produzione di una parte dei vaccini COVAX al Serum Institute of India, a sua volta finanziato dalla Fondazione Gates. Ciliegina sulla torta, Bill Gates si è sempre detto contrario alla condivisione dei brevetti dei vaccini, misura che per i critici serve unicamente a salvaguardare i profitti delle case farmaceutiche. COVAX, difatti, avrebbe fallito perché non è stata data possibilità ai paesi meno sviluppati di produrre da loro, nelle loro strutture, i loro vaccini e non è stata posta alcuna enfasi sui loro canali di distribuzione. Ed ecco a voi una spiegazione, secondo noi, di com'è che sono nate le teorie sul complotto di Bill Gates, creatore del coronavirus. State pur certi, comunque, che il dottor Bill sarà pronto a dire la sua anche in caso di un'eventuale prossima pandemia, facendo tutti gli scongiuri. If we make the right investments, we won't need to live in fear of another COVID. We can build a health system that is ready to stop outbreaks before they go global. Here's how it should work. A global team of 3,000 disease experts managed by the WHO called the Germ Team will track the disease and share data and recommendations with governments. And so this germ team will work with each country to do germ games, drills where you see, are you ready? Could you get the diagnostics out? You can read more about this in my new book,
how to prevent the next pandemic. Poi ci sarà chi non ci crede ovviamente, ma io posso giurarvi, per quello che vale, che la Fondazione Gates non ci ha pagati per girare questo video. A proposito, anzi, vi faccio una domanda: quante volte avete sentito, prima d'ora, le critiche che abbiamo mosso a Gates, che abbiamo citato negli ultimi 6 o 7 minuti? Ve lo dico io. Poche. Come mai? Beh, se Bill Gates è riuscito a trasformarsi da informatico a dottore è perché ha saputo servirsi di un mezzo molto potente, ovvero la stampa. Già nel 1999 il Guardian scriveva: niente abbellisce una grande fortuna personale così bene come un fondo di beneficenza. Gates è un nome che ispira tanto sospetto quanto ammirazione tra gli appassionati di computer di tutto il mondo, quindi deve fare qualcosa per assicurarsi che il suo nome venga ricordato con affetto. Nel 2002 il Wall Street Journal affermava che Gates stesse cominciando a usare i media per rifarsi un'immagine. Ebbene, come riporta il giornalista Tim Schwab, negli ultimi 20 anni la Fondazione Gates ha erogato non meno di 20.000 finanziamenti e sborsato almeno 250 milioni di dollari per patrocinare, sporadicamente o meno, agenzie pubblicitarie, think tank, organizzazioni come l'International Center for Journalists e il Pulitzer Center on Crisis Reporting, una pletora di eventi e corsi di formazione sul giornalismo scientifico e testate giornalistiche dalla BBC ad Al Jazeera, dal Financial Times al Le Monde, dall'Huffington Post al New York Times. La rivista Africa Check, che dalla fondazione qualche milioncino l'ha ben che ricevuto, ha prodotto ben 27 articoli di fact-checking sul conto di Gates. Sì, è il numero vero, li abbiamo contati. E non ultime abbiamo emittenti pubbliche o private come BPS, CNN, l'australiana ABC e l'americana NPR. Dal 2000 quest'ultima ha ricevuto dalla fondazione 17,5 milioni di dollari per coprire notizie riguardanti la sanità globale, gli aiuti umanitari e la povertà. Nel 2011 il Seattle Times si chiedeva se i finanziamenti di Gates minassero l'obiettività dei giornalisti. 2 anni dopo la testata cambiò registro, quando ricevette a sua volta un finanziamento dalla fondazione Gates per parlare di un progetto educativo. Inutile dire che sotto contratti stipulati con la Fondazione Gates questi media hanno parlato di certi temi seguendo l'agenda di Dr. Bill. E di nuovo, per carità, temi che magari senza un patrocinio non avrebbero mai avuto spazio, ma che di converso hanno fatto risultare Gates come un dio sapiente e generoso. A rafforzare questa fama ci ha pensato The Giving Pledge, una campagna lanciata dal 2010 dallo stesso Gates e da Warren Buffett che raccoglie le firme di 240 miliardari e milionari che si sono impegnati a donare in beneficenza la maggior parte della loro ricchezza. Tra i firmatari troviamo anche Elon Musk e Mark Zuckerberg. But we're in a capitalistic system, you're always going to have lots of income inequality. And so I don't think anybody's saying we're going to get rid of that. It's absolutely the case that taxes will have to go up to close the government deficit. And I certainly think the rich should pay a larger share of that increase as we ask everyone to make some sacrifices. E insomma, che gli volete dire a Bill? E infatti le voci di dissenso sono limitate. Pur tuttavia, certe defiance dell'ex patrono di Microsoft non sono passate inosservate. Ad esempio, nel 2019 Gates ha consegnato un premio umanitario istituito dalla sua fondazione al primo ministro Narendra Modi per il suo impegno nel fornire servizi igienici a milioni di persone nell'India rurale. La stessa NPR ha criticato la scelta perché Modi, lo conosciamo, non è certo un campione di diritti umani. Sempre nel 2019 poi si è scoperto che Gates intratteneva rapporti con Jeffrey Epstein, almeno dal 2011. Secondo il Wall Street Journal, Epstein cercò di ricattarlo dopo aver scoperto una sua relazione extraconiugale. Non di meno, Epstein è uno dei motivi per cui, nel 2021, Gates ha divorziato dalla moglie Melinda, che di recente ha anche abbandonato la fondazione Gates. Bill Gates gave a really weird interview today where he was asked about his ties to Jeffrey Epstein. I'll let him dig down from here. Is there a lesson for you, for anyone else looking at this? Well, he's dead, so, in general, you always have to be careful. What? Le informazioni più comuni che riceviamo su Gates hanno un altro problema, sono incentrate su di lui come persona oppure sulla sua fondazione. Tuttavia è interessante dare un occhio a un'altra entità, non meno importante, la Cascade Asset Management Company. Cascade supervisiona Cascade Investment, società privata che si prende cura degli investimenti personali di Gates e della maggior parte del suo patrimonio. Per donare soldi in beneficenza, del resto, servono prima di tutto i soldi. Ma qui la situazione
si fa paludosa. Negli ultimi anni Gates si è guadagnato il nomignolo di Farmer Bill, cioè Billy il contadino, fattore Bill. Non fosse altro perché tramite Cascade Investments è arrivato a possedere più di 100.000 ettari di terreni agricoli in 17 stati federati degli Stati Uniti, diventando di fatto il più grande possidente terriero privato della nazione. Un'ulteriore teoria del complotto vuole che Gates abbia comprato tutti questi ettari per produrre cibo sintetico a base di insetti. E vi dirò, stavolta c'è un fondo di verità, soprattutto perché la passione agricola di Farmer Bill non deve stupirci. In primis, Cascade detiene significative quote di John Deere, uno dei principali produttori di trattori al mondo, e in passato ha investito in aziende che studiano gli insetti a fini edibili, come All Things Bugs, o che si occupano della cosiddetta carne vegetale, come Beyond Meat. In secondo luogo, nel 2004 la fondazione Gates ha destinato almeno 6 miliardi di dollari allo sviluppo agricolo dei paesi più poveri dell'Africa. Queste somme però non sono state destinate agli agricoltori, bensì a istituti di ricerca, soprattutto occidentali, e gruppi industriali impegnati nello studio di nuove tecnologie nel campo delle sementi geneticamente modificate. Lo scopo è massimizzare i raccolti, ma il timore è che non sarà a beneficio delle persone comuni e delle piccole attività. La fondazione Gates era già stata fortemente criticata nel 2010 quando aveva investito decine di milioni di dollari in Monsanto e Cargill, due colossi dell'agribusiness noti per non fare gli interessi dei piccoli contadini. Nel 2007, invece, il Los Angeles Times aveva fatto notare che mentre la fondazione destinava fondi alla lotta alla poliomielite in Nigeria, investiva centinaia di milioni di dollari in Shell, ExxonMobil, Chevron e Total, colossi che hanno inquinato e distrutto il delta del fiume Niger per estrarre idrocarburi. Ma che diavolo succede qui? Non crederà mica che mi sia arricchito firmando assegni? Poi va detto che alcuni investimenti hanno senso per gli scopi sanitari di Gates. Gates è il maggior azionista di Ecolab, attiva nel campo del trattamento della purificazione dell'acqua, e detiene rilevanti quote di Republic Services e di Waste Management, che smaltiscono rifiuti negli Stati Uniti. Altre scelte sono un po' più discutibili, ma sicuramente orientate al profitto, come quella di dedicare l'1% del proprio portafoglio alla messicana FEMSA, nient'altro che il più grande imbottigliatore di Coca-Cola al mondo, e un altro 1% a Walmart. Vabbè, quindi nomi che provengono da ambiti un po' più venali, non proprio di toccasana per la salute. Poi abbiamo campagne chiave nel settore dei trasporti e delle costruzioni, FedEx, Caterpillar e la Canadian National Railway, l'ente ferroviario canadese, e una posizione più che solida in Berkshire Hathaway, la holding tuttofare fondata e amministrata da Warren Buffett, il più grande donatore della fondazione Gates. Qui c'è chi ci vede una sorta di scambio di favori, o forse semplicemente ci sta che i due degli uomini più ricchi del mondo abbiano in ballo anche affari tra di loro. Non lo sappiamo. Per finire in bellezza, un terzo del portafoglio del trust della fondazione è dedicato proprio a Microsoft, di cui Gates possiede ancora l'1,38% delle quote. Che dire, si torna sempre dove si è stati bene. Secondo il giornalista Tim Schwab, Gates dovrebbe essere una delle persone più indagate del pianeta e non la più ammirata. Ecco, la nostra opinione è un po' meno drastica. Nel sistema economico in cui viviamo è molto difficile essere miliardari e al contempo risultare personalità completamente positive ed esenti da ogni critica. Quando sei così gigantesco hai la forza per fare molto del bene, ma come ti muovi rischi di fare un danno. Se Gates non avesse donato miliardi in beneficenza, sono sicuro che saremmo qui tutti quanti a parlare di quanto è tirchio. D'altra parte, è giusto e doveroso far notare le incongruenze, questionare l'operato della sua fondazione e chiederci se è davvero questo il modello migliore per sconfiggere i mali del mondo. La storia di Dr. Bill, Farmer Bill o come volete chiamare, dovrebbe farci riflettere sul fatto che prima di idolatrare qualcuno e difendere a spada tratta il suo operato, così come prima di condannarlo senza mezzi termini come fa Schwab, occorre valutare la sua figura a 360 gradi, perché, ve lo ricordo, il nostro mondo più che di bianco e nero è fatto di un'infinità di scala di grigi per aspera.